sì, l'orto in cassoni è una realtà, ne sono contentissimo veramente. Tra ieri e l'altro giorno ho realizzato i primi 3 cassoni in tempi anche ragionevolmente brevi, essendo comunque da solo. Ecco, vi ricordo sempre la misura, che è un 3 metri per 1, che a mio avviso per chi si accinge a lavorare appunto alla realizzazione di un cassone così, ecco, la misura è già al limite, nel senso, per quanto riguarda lo spostamento delle tavole e quant'altro, e soprattutto anche la messa in bolla. Ecco, a mio avviso la misura 3 metri per 1 è più che sufficiente e giusta per lavorarci. Bene, allora, come vi accennavo, vi farò vedere le 2 modifiche importanti rispetto al primo prototipo che vedete là sull'angolo, va bene? La prima modifica l'avete già apprezzata a livello estetico, uno diciamo sembra a legno vivo e l'altro invece è verniciato, ma non è così. Adesso vi farò vedere appunto la modifica. E la seconda modifica importante è appunto il tirante in mezzo, va bene? Qui vedete un cassone che è diciamo parzialmente finito. Di importante appunto volevo farvi vedere la modifica appunto che c'è al centro, appunto per evitare lo spanciamento laterale. Ecco. Allora andiamo subito a farvi vedere un paio di particolari, dopodiché vi faccio vedere la lavorazione. Cioè, realizzerò un cassone da zero, ok, quindi vi farò vedere i vari passaggi e dopodiché basta il posizionamento in opera. Andiamo. Particolare importante sono le viti. Ecco, rispetto al primo prototipo che avevo messo le viti parzialmente esterne, il consiglio che vi do è appunto di fissare i moraletti interni, quindi parliamo appunto dei moraletti per fare gli angoli e soprattutto il supporto diciamo centrale. Ecco, di non andare a fissare le viti dalla parte interna, ma stare sempre con le viti autofilettanti verso l'esterno. Questo perché se un domani doveste avere qualche problema o comunque sia cambiare una tavola o qualsivoglia motivo, dobbiamo smontarla, ovviamente non abbiamo il terreno che ci impedisce di svitare o riavvitare le nostre viti. Quindi questo qua, anche se sembra scontato, è un particolare da tenere in considerazione. Poi altra cosa, appunto il tirante di mezzo, che sostanzialmente è un filo di ferro da 2,5 mm, va bene, zincato, che ok, ecco, non c'è molto da spiegare, ma sostanzialmente l'ho fatto sbucare per 1 centimetro e mezzo nella seconda vite, quindi stando appena sotto la metà, quindi in centro terreno, calcolando che arriva appunto a 30 cm. L'ho sostanzialmente fatto sbucare appunto fuori dalla tavola, quindi ho fatto un foro da 2,5, l'ho ribattuto, va bene, e poi ci ho infilato la vite per bloccare il tutto, questo da una parte e anche dall'altra, ovviamente mantenendo 1 metro esatto come larghezza. Con questo sistema è ovvio che il terreno, per quanto vada a spingere lateralmente il cassone, non andrà mai a spanciare, appunto come invece il primo prototipo, che sta già tendendo a avere un po' di curvatura appunto sulla parte centrale. Quindi questa qua è la prima modifica. Ora andiamo a realizzare, vi faccio vedere la realizzazione del primo cassone, del cassone proprio fisicamente, che ripeto è un'operazione che con 4 attrezzi e un po' di manualità lo si fa in tempi anche ragionevolmente rapidi. Ecco, gli attrezzi che vi farò vedere sono ovviamente attrezzi che velocizzano il processo, ma il tutto si può fare con sicuramente altri attrezzi a livello manuale molto più semplice. Ci vorrà un po' più tempo, però il tutto è fattibile. Ecco, basta, dai, adesso vi faccio vedere il tutto. Allora, ricapitolando, voglio fare un video semplice e conciso per farvi vedere appunto la realizzazione. Parliamo che mi sono fatto portare a casa 4 semplici tavole da 20 cm in altezza, 400, quindi 4 metri in lunghezza, va bene, ecco, 40 viti autofilettanti da 40 mm, la lunghezza è giusta per non far spuntare nei moraletti, diciamo, la vite dal lato opposto quando si va appunto a avvitare il tuo sul legno, per non avere appunto spuntoni pericolosi. E dopodiché serve semplicemente un po' di metri di filo, o per esattezza 1 metro e rotti di filo di ferro da 2,5 mm per fare la tiranteria centrale. Dai, procediamo. Quindi sostanzialmente i pezzi che servono fisicamente da realizzare sono questi qua che vedete qui in terra. Adesso vi faccio vedere da zero invece il taglio e l'assemblaggio. Il primo consiglio che vi do
è di munirvi ovviamente di guanti di protezione, in quanto schegge del pino non sono tanto simpatiche da prendersi sulle dita, eccetera. Dopo di che matita da muratore e squadretta, va bene? Ecco, squadretta da carpentiere, chiamatela come volete. Allora, la cosa importante è che le tavole, quando vi giungono a casa, solitamente sono della lunghezza di 4 metri e qualcosa, solitamente 4,07 m, 4,03 m, eccetera, perché in segheria comunque vengono tagliate, diciamo, alla buona, va bene, testa a testa. La prima cosa che andiamo a fare quindi è di realizzarci le nostre tavole esattamente lunghe, tutte e 4 uguali, va bene? Ecco, poi che siano di 4,01 m o 3,98 m poco ci importa al momento. Andiamo con la squadretta a realizzare, qui l'ho già fatto per voi, andiamo a realizzare sostanzialmente il taglio a 90 gradi, va bene, quindi andando a fare il nostro segno, lasciandoci ovviamente un po' di polpa, va bene, per eseguire il taglio con la sega. Ovviamente qui possiamo farla o con una sega manuale o con una sega elettrica, quindi anche qui gli attrezzi vanno appunto per quanto riguarda la vostra disponibilità. Adesso quindi vado a tagliare le teste da una parte e anche dall'altra, esattamente squadrate, va bene. Il primo taglio poi andrò a pareggiarle tutte quante in modo tale che dall'altra parte ho appunto la misura identica da tirare una linea unica e tagliare le tavole tutte alla stessa identica misura. Ho tagliato tutte e 4 le tavole della stessa misura e le ho ovviamente pareggiate, va bene? In modo tale che siano tutte quante allineate. Dall'altra parte potete apprezzare il fatto che appunto non sono tutte quante e 4 uguali, vedete? Andremo ovviamente a prendere la tavola più corta, va bene? E tracceremo una nuova linea unica, ovviamente in squadra a 90 gradi, per andare a tagliare tutte e 4 le tavole e averle tutte della stessa lunghezza. Questo è importante, questo passaggio, perché dopo, quando andremo ad assemblare il tutto, appunto abbiamo le nostre tavole che sono perfettamente, ecco, squadrate. Ok, procediamo anche col taglio da questa parte. Pareggiamo il tutto anche qui, perché adesso andremo a tagliare a 1 metro per ogni tavola le 4 teste, va bene? Quindi da qui andiamo a 1 metro. Adesso ho praticamente messo alla pari le 4 tavole e dopodiché ho sostanzialmente a 1 metro tirato una linea parallela, va bene? In modo tale che adesso procedo con il taglio e ho le mie 4 teste perfettamente alla stessa distanza, della stessa lunghezza, e anche le 4 tavole laterali. Dopo aver tagliato le nostre tavole a misura, ci preoccuperemo di metterle il più possibile tutte in loco, comode, nella posizione appunto che servirà. In buona sostanza le 2 da 1 metro parte parte e le altre 4 da 3 metri parte per parte, in modo tale da averle comode per la lavorazione. Ecco, vi raccomando sempre un consiglio che vi do è di lavorare sempre 4 e 4, nel senso di andare a tagliarle appunto, chiamiamolo a poker, ecco, cioè di lavorare con le 4 tavole, terminare il lavoro di rifinitura, diciamo di taglio, e posizionare, poi procedere con il taglio delle altre 4. Fatto questo, adesso mancano solamente gli angolari e il rinforzo di intramezzo, ecco, e dopodiché possiamo appunto andare ad assemblare il tutto. Per quanto riguarda i supporti, appunto gli angolari, ok, quindi moraletto in mano, vi consiglio di tagliarvi magari da un moraletto in cui non è stato rifilato bene, ecco, un moraletto da 35 cm, in modo tale che adesso abbiamo già la nostra misura e andremo sostanzialmente a tagliare, a segnare i moraletti, ok, per ricavarci i nostri 6 angolari, 6 moraletti, diciamo, ecco, da 35 cm per cassone.
Procediamo col taglio e dopodiché andiamo all'assemblaggio e abbiamo finito per quanto riguarda il materiale da preparare. 3, 4, 1, 2, quelli di intramezzo e gli altri 2 di testa. Mancano solamente le 40 viti, quindi abbiamo il tutto pronto per assemblare. Ecco, direi che un avvitatore è d'obbligo per far molto prima, ma questo mi pare anche ovvio. Allora, siamo alla prima modifica che vi ho accennato appunto prima del prototipo, anzi dopo il prototipo, che appunto consiste nel creare il tensionatore, la catena, il tirante, ecco, affinché non vada a spanciare nella parte centrale causa forza del terreno che tende a spingere ovviamente dalle parti laterali. Quindi abbiamo fatto sostanzialmente un foro col nostro bell'avvitatore barra trapano, ok, passante da 2,5, quindi stesso diametro del nostro fin di ferro, che può essere o un po' più grosso o un po' più fino. Comunque io credo che un 2,5 sia la misura che vada più che bene, con una via di mezzo. Andiamo a creare anche dall'altra parte l'altro foro che, ripeto, è praticamente a metà dell'altezza del terreno, sono 35 cm, ok, qui alla fine del moraletto, quindi qui 40-35, siamo circa a metà, in modo tale che vada a distribuire la forza. Lo facciamo passare anche questo qua dall'altra parte con accuratezza, in modo tale che spunti dall'altra parte. Basta che ci sia sostanzialmente un centimetro e mezzo, non andiamo altro che a ribattere il filo, sostanzialmente senza tanti patemi d'animo e altri tipi di problemi, e andiamo sostanzialmente a mettere la nostra vite di bloccaggio che ancorerà sia il moraletto che anche il filo di ferro, che non potrà più praticamente scivolare via. Tutto molto semplice. Ecco qua, quindi sostanzialmente finisce qui. Dall'altra parte andremo a fare la stessa identica operazione. Come vi ho accennato prima, se avete tanti cassoni da realizzare, fatevi fin da subito un bastoncino, insomma un legnetto, un qualcosa della misura esatta di 1 metro, che vi andrà bene sia per andare a tagliare appunto le varie tavole eccetera, sia per distanziare magari i cassoni 1 metro l'un dall'altro, ma soprattutto anche qui, senza avere metro in mano, ok, date sostanzialmente la larghezza di 1 metro, tensionate giusto il filo all'interno in modo tale che sia appena in tensione. Non fate altro che andare a tagliare, ok, anche qui a 1 centimetro e mezzo, andate a ribattere, ecco qui, e a mettere la vite mancante sul moraletto. E così avete intanto risolto, con la prima modifica che vi ho suggerito, il discorso dello spanciamento, quindi non potrà più, diciamo, spanciare. Manca il tocco finale, che sostanzialmente consiste nell'andare a preservare il legno per un bel po' di anni in più. La cosa che mi è venuta in mente è questa. La seconda modifica viene eseguita con una semplice bombola del gas, va bene, da cucina, la classica da 11-12 kg, 10 quel che è, dipende da paese a paese, ok. Qua abbiamo il classico erogatore da guaine per catrame, ecco, qui lo usano anche per altri scopi. E niente, sostanzialmente vado a scottare il legno, quindi avete visto il risultato prima a livello estetico, ma quello che mi interessa a me sostanzialmente è il fatto che il legno scottato così sicuramente mi durerà qualche anno in più, ecco, nel senso che vado appunto a sterilizzare la parte esterna e interna, tutti quanti i bordi, soprattutto il margine sotto che sarà a contatto col terreno, ecco, quindi andrò a, diciamo, ad abbrustolire il legno e a renderlo meno attaccabile da batteri, muffe eccetera. Procediamo, vi faccio vedere, è tutto molto semplice. Diamo un po' di gas, ok, accendiamo e con calma,
ok, prendendoci un po' la mano, facciamo un lavoro bello uniforme. Vedete, è molto semplice, basta prendere un po' la mano per capire quanto bruciare. Mi fermo qui per dirvi che sostanzialmente questo processo, a parte il fatto che esteticamente almeno a me è molto gradevole, ecco, perché è come dare, diciamo, una mano di olio per legno o comunque sia una vernice, chiamiamola così, ma è molto gradevole esteticamente, e potete sbizzarrirvi nel dare appena appena un accenno di bruciatura, come renderlo molto ma molto più bruciato. A me piace così, ecco. Questo, ripeto, lo faremo su tutti i lati e su tutti quanti i margini, sia superiore per quanto riguarda la pioggia e anche sotto per quanto riguarda il terreno. Basta, io come al solito saluto alla fine del video tutti gli iscritti e i non iscritti e ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, e ancora un saluto a tutti quanti, ciao!